La prima volta che mio padre mi ha portato al cinema mi sorprese molto il fatto di vedere a poca distanza da me delle figure umane così gigantesche e mi sorprendeva che nessuno avesse paura, cioè gli spettatori non avevano paura di questi giganti che apparivano. Mi chiesi subito com'era possibile, da dove erano entrati e perché nessuno si metteva paura nel vederli. Questi furono i primi pensieri e questa domanda rimase dentro di me e quando si accesero le luci e svanì tutto e apparve soltanto questo grande quadro bianco, io forse in quel momento decisi dentro di me che in un modo o in un altro avrei capito in seguito, avrei cercato di capire come era possibile questo prodigio. All'inizio degli anni 70, un proprietario di sale cinematografiche del mio paese, per il quale io avevo lavorato molte volte come proiezionista, chiuse un vecchio cinema per riaprirne uno nuovo e un giorno mi chiese se potevo aiutarlo a smontare tutte le attrezzature della cabina di proiezione. E io sono rimasto un paio di giorni dentro questa sala completamente chiusa, completamente distrutta, impolverata, a smontare questi vecchi macchinari. E io ricordo esattamente di aver avuto l'idea, in quel clima, pensai che si poteva fare un film sulla fine di una sala cinematografica. Era un momento storico particolare, erano gli anni in cui le sale cinematografiche venivano chiuse continuamente. Sentivo di essere nelle condizioni di raccontarlo bene, perché quel mondo io l'avevo vissuto molto, nei minimi particolari, a lungo, conoscevo tutti i trucchi, tutti i segreti della sala cinematografica. Non ho mai negato che ci fosse una componente autobiografica. Per esempio la scena di quando Alfredo, grazie a un piccolo trucco, sposta la proiezione nella piazza. Mi ricordo che il mio produttore, una volta prima di girare, mi disse: ma come se l'ha inventato lei questo? Io dissi: io non me lo sono inventato, è una cosa possibile. Perché in tutte le cabine di proiezione che io avevo frequentato, dietro il proiettore si rifletteva sempre un pezzo, un angolo. L'angolo in basso a destra dello schermo si rifletteva riverso. Perché? Perché il vetro di protezione rimandava indietro la proiezione. E io dicevo sempre, se ci fosse una finestra nel muro e io spostassi il vetro, manderei con un solo proiettore l'immagine su due schermi opposti. È quello che ho fatto nel film. Affacciati alla finestra e guarda, ragazzo. Alfredo è bellissimo! Per me Alfredo era una figura mitica. Nel sottotesto della storia io dicevo a me stesso che Alfredo era in qualche maniera il cinema, no? E quindi forse nella mia visione forse anche un po' troppo romantica di quell'epoca lì, io immaginavo che una figura come quella di Alfredo non poteva continuare a esistere nella stessa maniera di una volta, dal momento in cui la televisione irrompe nella vita quotidiana della gente. E per questo lui diventa cieco praticamente alla vigilia dell'avvento della televisione e muore pochi giorni prima della distruzione del nuovo Cinema Paradiso.
È una trovata di sceneggiatura che serviva a dare a questo personaggio la sua dimensione mitologica. C'è posto per mia nel nuovo paradiso. Alfredo, Alfredo! Alfredo! Io quando ho scritto il film non avevo pensato a Philippe Noiret. Pensammo a diversi attori, pensammo a Marcello Mastroianni, pensammo anche ad altri, ma per una serie di motivi diversi non riuscimmo a trovare in Italia l'attore giusto. Però a un certo punto Cristaldi mi disse: questo è un personaggio importante, questo è un film che io spero abbia una vita anche oltre le frontiere italiane. Se lei dovesse pensare a un attore straniero, a chi penserebbe? E io gli dissi: ma siccome io ho sempre pensato ad Alfredo come un personaggio imponente, come una specie di orso, e questo ragazzino accanto a lui come un piccolo topo che gli saltella intorno, se dovessi pensare a un attore straniero, io penserei a Philippe Noiret. Le scénario m'a été envoyé par un ami, quelqu'un que j'aimais beaucoup, qui était Sania Mouchkine, le producteur français. Donc il m'a envoyé ça, j'ai lu ça, j'ai dévoré, je peux dire, et puis j'ai terminé avec les yeux embués, ce qui est tout de même assez rare quand on lit un scénario ou une pièce. Noiret accettò e attraverso Mouchkine mi mandò questo messaggio: ho letto il copione, sono pronto a fare il film, qualunque personaggio, anche il bambino. Proprio così. Ce que j'ai appris, c'est à charger une caméra, à couper la pellicule, à les coller, tout ça. Choses tout petits détails qui sont très importants dans l'approche d'un personnage, parce que ça aide le spectateur à croire à ce qu'on lui montre, et ça vous aide, vous, parce que ça vous donne une espèce de base concrète comme ça sur ce que vous allez pouvoir imaginer. D'abord, en étant là au milieu de la Sicile, en plein été, il y a plein de choses que vous comprenez tout de suite. Vous arrivez là, vous avez encore cette tiédeur, cette chaleur qui sort des pierres, des dallages de la place. Vous êtes entre l'église orthodoxe et l'église catholique romaine, puisqu'il y avait les deux églises sur la même place. Et donc vous avez, l'atmosphère, elle est là. Il faudrait être parfaitement imperméable pour ne pas être touché et que ça ne vous amène pas quelque chose. Donc on est fait pour ça aussi, nous, hein. On travaille comme ça, on renifle, on ressent. C'est vrai que on a beaucoup travaillé le costume avec Tornator, et comme moi je suis très friand de ça aussi, et que parce que pour moi une composition comme ça passe beaucoup par le costume, ça m'aide, je veux dire, et puis comme ça aide le spectateur à savoir à qui il a affaire. C'était un gosse absolument délicieux. Il était d'une vivacité, d'une intelligence, d'une drôlerie. C'était un voyou, bien sûr, parce qu'il est devenu le roi du tournage très rapidement, et comme tous les enfants, il a très vite compris le pouvoir qu'il avait. Mais enfin, il n'en a pas abusé. Ce qui m'a beaucoup frappé, c'est que beaucoup d'enfants sont bons acteurs, mais souvent, il y en a beaucoup qui sont un peu perroquets, c'est-à-dire qui
qui répète avec un sens de la musicalité ou de l'imitation. Tandis que lui, il avait un sens de la création de l'acteur, quoi, de l'interprétation. Ça sortait, il inventait des choses, il trouvait des choses, et il était juste tout le temps. Sì. Ho fatto fotografare tutti i bambini delle scuole di 5-6 paesi vicini a quello in cui dovevamo girare il film. E selezionai una quarantina di facce che mi interessavano. In un primo momento, tra questi 40 volti, non c'era il volto di Totò. Rivedendo tutte le fotografie che avevo scartato, avevo trovato un bambino molto piccolo che aveva un paio di occhiali troppo grandi, per cui non si capiva bene che viso avesse. Allora chiesi che tornassero a rifotografarlo senza occhiali. Andarono a fotografarlo senza occhiali, mi portarono le fotografie e mi colpì moltissimo, era Totò Cascio. Ma nel primo incontro che c'è stato con Tornatore lui, diciamo, ha fatto delle domande a tutti i bambini. E in una domanda particolare, quella di cosa ne pensavo io di un cinema, ho risposto che effettivamente non ero mai entrato in un cinema e pensavo che fosse una grande televisione. E lì lui si è messo a ridere, lui e tutti coloro che erano lì con noi. E niente, da lì poi è iniziato tutto. Mi ricordo che ne sapeva talmente poco che, letto il copione, lui chiamava i dialoghi, li chiamava discorsi. E diceva quando devo cominciare il discorso, ecco, si riferiva ai dialoghi, aveva tutta una terminologia sua che non c'entrava niente col cinema. Per noi era molto divertente. Ero sveglio, diciamo, e li facevo contenti, questo sì, riuscivo a fare quello che volevano loro. Secondo me era una cosa spontanea e naturale che avevo dentro di me, perché cioè, anche loro mi dicevano il giorno prima che la sera dovevo studiare la scena 12, 13, tipo 14, che l'indomani si doveva girare. Io non lo facevo mai, sinceramente, perché l'indomani poi sapevo che con il regista, con Tornatore, 5 minuti prima di cominciare a girare mi spiegava la situazione e la facevo, diciamo, secondo me bene. Avevo capito che il modo migliore di dirigere un bambino era di mostrargli tutto come un gioco. Alfredo, tu lo conoscevi a mio padre? E come no, altro che se conosceva tuo padre. Era alto, magro, simpatico. Aveva certi baffi come i miei. Il rapporto era normalissimo, era secondo me come un rapporto con un nonno tra me e Noiré, un nonno con un nipotino, perché io ero troppo piccolo, neanche sapevo chi fosse Philippe Noiret. Je sais qu'il m'a emmerdé pendant le tournage parce qu'il ne supportait pas que je fume le cigare. Donc quand il était là, il fallait que j'éteigne mon cigare. Puis il avait un bon argument, il disait que comme il avait les yeux fragiles, il disait que ça lui faisait mal aux yeux, donc je ne pouvais vraiment pas passer outre à ces demandes. Sì, una volta sì, perché mi dava fastidio, come attualmente odio proprio il fumo. J'ai quand même tourné avec, je sais pas, Catherine Deneuve, Sophia Loren, Lys Taylor. Elles m'ont jamais rien dit, je veux dire, Gabin, bon, ça allait. Lui, il a dit, s'il fume, je m'arrête. Bon. Le premier jour. È vero, no? Ha capito questa storia del sigaro? Ti ricordo, hein? Dans les répétitions, quand on était tous les deux ensemble, j'essayais de lui parler en italien, de lui dire le texte italien pour que ça soit moins difficile pour lui de répondre, quoi, d'envoyer ses répliques. Vous savez, sont des maîtres d'école, les enfants, au contraire, pour un acteur. Hein. Il faut retrouver, quand ils sont dans ce qui était le cas avec lui, quand ils sont justes et spontanés comme ça, ben, ça vous oblige à être au même niveau, donc il faut faire gaffe.
C'è tutta quella scena quando lui va, diciamo, in bagno e io, cioè, riesco a capire i meccanismi del proiettore e lo faccio arrabbiare, poi scendo giù al cinema e c'è quel dialogo. Quella è bellissima pure. Ma allora che ho parlato turco? Che guardi? Chi sta italiano? Fai finta di darmi ragione, appena mi giro fai come ti pare. Ha ragione tua madre, un patto sei. Il dialogo in cui Alfredo cerca di convincere il ragazzino a rinunciare a inseguire il sogno della cabina cinematografica e gli spiega come il suo mestiere sia in fondo un pessimo mestiere, un mestiere fatto di solitudine. E lui crede di averlo convinto, mentre il bambino poi fa di testa sua. Quella fu una sequenza molto felice. Avanti, vieni qua. Da bravo, assieme. Oh. Sentimi bene a quello che ti dico. Io ho cominciato questo mestiere a 10 anni. E a quei tempi non è che c'erano queste macchine moderne. Le pellicole erano mute. Il proiettore girava a mano, proprio così, con la manovella. Tutto il santo giorno a girare la manovella. Ed era così dura questa manovella che se uno si stancava un poco e perdeva la velocità, in un colpo, boum, se ne andava tutto a fuoco. Ce que je peux vous dire, c'est que ton acteur est difficile à satisfaire. Je veux dire, c'est-à-dire que on tournait, c'est quelqu'un qui ne laissait rien passer, quoi, ce qui est un compliment dans ma bouche, hein, même si je râlais de temps en temps parce qu'il était fatigant. Mais ça a été un tournage épuisant, hein, j'aime mieux vous dire que je garde pas un souvenir, moi, à part le plaisir de jouer ce personnage, mais je garde pas du tournage un très bon souvenir. Mi trovai a girare per tutto il tempo delle riprese in una condizione come dire, di dover strappare continuamente quello che io volevo alla logica produttiva del film. Se io avevo intuito che c'era una certa sequenza che al produttore non piaceva molto, io la giravo di nascosto. Questo evidentemente creò durante quelle riprese un'immagine di un tornatore molto duro, molto poco collaborativo e intransigente. Poi c'è da dire anche un'altra cosa, fu anche molto scomodo. Mi ricordo che fu un'estate molto, molto calda, per cui quando Philippe doveva fare le scene in cui aveva il trucco da cieco, stava ore e ore e ore, talvolta giornate intere con gli occhi chiusi, e questo lo faceva soffrire. Sì. Io lo so. Ora che ho perso la vista, ci vedo di più. Quindi sì, mi riconosco in quell'immagine che dà Philippe. Però ho sempre avuto la sensazione, anche nei momenti di tensione, che in fondo lui stesse dalla mia parte, anche quando lo facevo arrabbiare, insomma. O comunque che stesse dalla parte del film. Quando sono arrivato a Palazzo Adriano mi aveva colpito immediatamente perché mi aveva attratto questa grande piazza che aveva una forma completamente irregolare. Era una piazza che aveva informe, con una fontana che non era esattamente al centro della piazza, ma solo su un lato. Quindi era tutto veramente estremamente cinematografico. L'interno della sala cinematografica l'abbiamo fatto a poche decine di metri da lì, dentro una chiesa sconsacrata, che poi durante le riprese scoprimmo, anzi ci fecero scoprire che non era sconsacrata per niente. Un giorno stavamo facendo una scena un po' impudica e i preti vennero a protestare e scoprimmo che la sala non è vero che era sconsacrata, ma era ancora consacrata, anche se non era più attiva. La scena dell'incendio del cinema, sia la parte che riguardava la cabina
che la parte esterna con la folla che fuggiva, quella fu la sequenza in fondo più difficile, e anche quella del crollo del cinema. Eravamo molto impauriti a far crollare questo cinema perché l'avevamo costruito vicino a delle case, per cui il produttore temeva che una volta fatto esplodere cadesse addosso alle case. E fu una sequenza che ci fece vivere qualche notte in bianco. Il film fu presentato per la prima volta in pubblico nell'ottobre dell'89 o dell'88, ed era la versione non compiuta del film. Io ancora oggi sostengo che commettemmo un grande errore a fare questa proiezione, perché accadde che il film piacque molto al pubblico. Sia il produttore che il distributore si convinsero dalle reazioni entusiastiche della gente in sala, si convinsero che il film avrebbe avuto un forte impatto col pubblico e dissero: il film non ha bisogno di grande promozione, è un film che si difenderà da solo. La versione definitiva di 2 ore e mezza uscì al cinema nel novembre dell'88. Insomma, non ci andò nessuno e fu smontato subito. Dopo che il film fu ritirato dalle sale, Cristaldi faceva spesso delle riunioni, quasi tutti i giorni, con me o anche con gli altri collaboratori dei distributori, eccetera. Lui voleva capire perché la gente non era andata a vedere il film. Il distributore, i coproduttori della Rai, tutti dicevano che nell'ambiente si era diffusa la voce che il film non aveva incassato perché era lungo. Siccome loro continuavano a dire questo, io un giorno tagliai un capitolo del film, che durava 25 minuti, e portai il film a 2 ore e 5. Fecero uscire il film per la seconda volta e non fece una lira. Poi arrivò il Festival di Berlino, ma 2 giorni prima che il festival cominciasse, il direttore del festival rilasciò una intervista sul cinema italiano dicendo che era una cinematografia ormai di serie B, che aveva visto solo pessimi film, compreso quello che aveva invitato, ma che l'aveva dovuto invitare solo per pura diplomazia, e che ne aveva visto soltanto 10 minuti per capire che era un pessimo film. Allora io chiesi a Cristaldi di ritirare, ci fu una polemica forte, che durò diversi giorni sulla stampa. Allora noi ritirammo il film, e Jacob si incuriosì. Ho motivo di credere che non fu solo una semplice curiosità di Jacob, credo che ci sia stato anche un buon lavoro di segnalazione presso Jacob da parte del buon Myushkin. E allora Jacob si incuriosì e decise di vedere il film. E gli piacque e lo invitò al festival. Je me souviens de l'accueil, qui a été quelque chose de... bon, j'ai été quelques fois à Cannes, plusieurs fois, pas très très souvent, mais plusieurs fois, mais j'ai jamais connu ça. Enfin, je n'ai jamais revécu une chose pareille. C'est-à-dire qu'on a été vraiment avec Toto. D'abord, l'ovation à la fin du film était vraiment interminable, mais interminable. On est sorti de la salle, l'ovation a continué tout le long des marches et ça a continué jusqu'à l'hôtel où on avait le dîner pour la sortie du film, quoi. C'est-à-dire qu'on s'est fait applaudir à travers du Palais du Festival au Carlton. Il y avait une haie d'honneur qui nous saluait, ce qui est quand même assez, je crois, assez rare. C'était très émouvant et la joie, là aussi, la joie de Toto, c'était comme un conte de fées.
Ricevere l'affetto del pubblico, tutti quei fotografi, tutti i giornalisti, proprio una cosa stupenda, una sensazione bellissima. Io temevo molto il Festival di Cannes. Il film fu presentato l'ultima domenica del festival, proprio l'ultimo giorno del festival. Era domenica. C'era la proiezione per la stampa la mattina alle 8 e poi nel pomeriggio c'era quella per il pubblico, la proiezione importante, quella delle 7, 6, non mi ricordo. Io mi ero di nascosto, ad insaputa del produttore, mi ero preparato un biglietto per tornarmene via subito dopo pranzo, da Nizza. Allora la mattina andai alla proiezione della stampa. Ho detto, se questi fischiano, io me ne vado. E invece no, invece la proiezione per la stampa fu io non mi aspettavo, fu strepitosa. Già a metà della proiezione mi vennero a chiamare un assistente di Cristaldi, mi venne a dire che il film era già stato acquistato da diversi paesi e quella mattina anche degli americani avevano chiesto di comprare il film. La conferenza stampa fu un trionfo e nell'arco di 2 o 3 giorni il film fu venduto, non mi ricordo se in 20-30 paesi. E questi 2 giovani fratelli americani che avevano comprato il film, che si chiamavano Weinstein, mi vollero conoscere e mi dissero: noi amiamo il film, porteremo di sicuro questo film agli Oscar. E lo fecero.